utilizzare questo tipo di tool digitale molto in linea con il nostro brand. Comunque ING è vissuto come un brand tecnologico, innovativo e di conseguenza il fatto di utilizzare uno strumento digitale anche nel processo di recruiting, anche il feedback che abbiamo avuto anche dai candidati che abbiamo incontrato poi in colloquio è assolutamente in linea con quello che vogliamo mostrare e indubbiamente ti porta ad avere anche dei candidati più digitalizzati. Il team HR in ING è composto da una quindicina di persone. Indicativamente, diciamo, il mondo dei business partner dove siamo in 6 è il team che si occupa anche di selezione. Noi non abbiamo, diciamo, dei recruiter dedicati, ma per noi vige, insomma, il fatto di seguire delle aree per cui fai anche recruiting. Quando abbiamo iniziato a usare Easy Recruit, che era il 2015, per me in quel momento è stato veramente un aprire gli occhi su un mondo che poteva aiutarci tanto, soprattutto in un momento in cui magari tante selezioni che potevamo avere erano legate a profili junior e soprattutto profili di stage, dove la caduta dello stagista una volta che lo individui perché ha altre opportunità, piuttosto che il loro livello di motivazione avendo più di un processo di selezione in corso, era veramente time consuming. Abbiamo iniziato ad utilizzarlo per figure di professional di diverse seniority. Le ricerche su figure manageriali sono meno. Sono state una decina nell'arco dell'ultimo anno, però devo dire che anche lì hanno portato dei risultati importanti in termini di response rate, quindi vuol dire che si può usare anche su livelli più alti e permettono di arrivare a una qualità del candidato che incontri a colloquio veramente più elevata rispetto al passato, oltre al fatto di permetterti di ampliare il tuo panel di candidati che inviti. Abbiamo iniziato a provarlo, noi avevamo un processo di selezione classico, niente di diverso, niente di particolarmente innovativo e abbiamo inserito appunto la video intervista. Cosa che dai manager è stata apprezzatissima perché l'hanno trovata anche in qualche modo divertente. È molto ben accettato in generale dagli hiring manager. C'è una collaborazione importante in fase iniziale nella stesura delle domande da fare, che sono un mix di domande tecniche, domande più legate alle soft skill, ma poi c'è veramente una collaborazione fortissima nel momento in cui si vanno a vedere le video interviste. Personalmente a me è capitato di scaricarmi dei colloqui e dei video colloqui e di vedermeli in aereo, quindi voglio dire, puoi sfruttare, se hai un picco, puoi sfruttare qualsiasi momento per poter vedere il video colloquio, e il fatto di non avere la persona davanti a te e quindi doverle dedicare per forza quei 35-40 minuti, anche se dopo un minuto hai capito che non è il tuo candidato, è veramente utile, perché lì vai alla prima domanda, alla seconda non ti convince, non ha la competenza che cerchi, passi al successivo, quindi veramente ti aiuta ad essere molto più veloce anche nel modo in cui fai screening, cosa che quando hai un candidato davanti non lo puoi tenere 5 minuti. Ti permette di fare delle domande comunque anche di carattere tecnico rispetto alle conoscenze accademiche, ti permette di vedere quali sono le caratteristiche personali, il modo in cui comunica, come dire, il livello di proattività rispetto anche a domande non particolarmente tecniche o legate alle conoscenze. Ci ha portato veramente a vedere, se vogliamo, il processo di selezione in un modo diverso, ma anche a collaborare con i manager in un modo molto diverso, perché soprattutto per figure tecniche dove lo screening tecnico è fondamentale, tu puoi avere un candidato che è il best fit dal punto di vista personale, di standing, di comunicazione, ma se gli manca il tecnico chiaramente è un problema, quindi a invertire un po' i ruoli, cioè si lancia la campagna ma il primo step di guardare le video interviste lo fa il manager e tu arrivi dopo.